Ciao Rudino, oggi ti faccio vedere il primo video dedicato all'armatura di Astrid da Dragon Trainer 3. Io sono Toma Draghi, ma bando le ciance e andiamo a cavalcare draghi. Il costume è abbastanza articolato ed è composto da parte sartoriale in pelle più licra e dai pezzi dell'armatura vera e propria. Per rendere i miei movimenti più fluidi, come anticipato prima, decido di utilizzare due materiali, finta pelle per le parti a vista e licra per la parte dell'addome. Finita questa base, passo alla creazione dei cartamodelli per l'armatura. Mi faccio aiutare da qualcuno, ciao mamma, e mi arrotolo nella pellicola e nello scotch diventando un rotolino di sushi. Posiziono il busto appena creato sul manichino. Aggiungo diversi strati di giornale per ricreare la tripartizione del busto e applico nuovamente pellicola e scotch. Disegno su AutoCAD il modello 2D dell'armatura con il corretto posizionamento di ogni singola scaglia, in maniera tale da rendere l'armatura il più somigliante possibile all'originale. Stampo il progetto e lo applico sul busto, adattandolo ovviamente alle mie proporzioni. La vita inesistente di Astrid mi fa sentire grassa. Riporto tutte le linee sulla parte sottostante con l'aiuto di un pennarello indelebile. Taglio ogni pezzo del cartamodello e riporto tutto su di un foglio di foam da 5 mm ad alta densità. Con un taglierino affilato taglio tutte le parti e le incollo tra di loro con la colla a contatto, termoformandole dove necessario per dare la forma corretta al busto dell'armatura. Realizzo con il foam da 2 mm tutti i dettagli più sottili da apporre al corpetto, e quindi le spalline, il lembo da applicare sulla schiena, le strisce da applicare sulle giunture. La cosa positiva è che il character design di Astrid è studiato molto bene, perché basta seguire per davvero le cuciture del modello utilizzato per il film per fare un buon lavoro. Non è una cosa così scontata. Sulla parte frontale è possibile notare delle piccole cuciture. Utilizzo del foam da 1 mm, taglio dei piccoli filamenti e li incollo uno ad uno aiutandomi con una pinzetta. Procedimento lungo? Decisamente sì, ma alla fine è estremamente soddisfacente. Passiamo ora alla parte più lunga e snervante del processo, la creazione delle scaglie. Utilizzando il modello precedentemente realizzato in AutoCAD, disegno su foam ogni singola scaglia. Do un numero ad ognuna di esse per ricordarmi la posizione di montaggio. Dopodiché scartavetro i bordi per renderli più lisci e utilizzo la pistola termica per sigillare i pori del foam. Infine incollo le scaglie al busto utilizzando la nostra cara colla a contatto. Ripeto questo procedimento all'infinito. Una scaglia dopo l'altra, una per una. 10, 100, 1000 scaglie. Ma perché facciamo cosplay? Perché siamo così masochisti? Passiamo ora agli spallacci. Il procedimento è pressoché lo stesso. Riporto su foam la base disegnata su AutoCAD, incollo le parti di foam tra loro per ottenere una prima base di spallaccio.
Utilizzo una sfera di acrilico per rendere lo spallaccio il più tondo possibile, appoggiandoci sopra il foam scaldato con una pistola termica. Procedo con la realizzazione degli altri pezzi e aggiungo anche qui i vari dettagli in foam da 2 mm. Dopo aver ultimato queste fasi è il momento di sigillare tutti gli spazi vuoti che si sono venuti a creare tra le varie giunture. Io preferisco utilizzare il sigillante Quick Seal, ce ne sono anche di italiani, per carità, e li ho anche provati, ma questo è decisamente quello più performante, a mio avviso. Adesso? Le scaglie. Le scaglie, basta! Nei disegni non sembravano così tante. Mi sarei arresa molto prima. Piccola anteprima del busto. Dai, sono soddisfatta già così. Andiamo al prossimo pezzo. La gonna. Per i teschietti ho scelto di utilizzare la foam clay, ma mi manca lo stampo, quindi prendo l'argilla e mi sporco le mani. Cerco di seguire il più possibile le immagini di riferimento. E il teschietto è pronto. Ora mangio dei pochi e uso la gomma siliconica per creare uno stampo. Lo stampo si asciugherà in circa 24 ore, dipende molto dal prodotto che utilizzi. Un po' di pazienza e riempiamo lo stampo stesso con la foam clay, fin quando non avrai realizzato il giusto quantitativo di teschietti. Per quanto riguarda gli altri pezzi della gonna è tutto molto semplice ma molto ripetitivo. Taglio ogni pezzo, aggiungo le finte cuciture di cuoio e poi tanto sangue da buttare sulle scaglie. Avambraccio, gambe e ginocchiere vengono realizzate utilizzando gli stessi procedimenti che hai già visto. Il casco è stato più complicato del previsto. Su internet se ne vedono tanti di Astrid, ma quasi tutti sono realizzati con delle proporzioni o forme decisamente errate. Cosa faccio quindi? Prendo comunque come riferimento il disegno fatto su AutoCAD e poi cerco di creare un prototipo del casco con la carta. Scompongo il prototipo una volta soddisfatta e riproduco ogni pezzo su foam da 5 mm. Taglio e incollo tutte le parti. Faccio un piccolo test iniziale. C'è qualcosa che non va, la parte di sopra è troppo grande, modifico e applico i rivetti per aprire e chiudere l'elmo. Per fare le 8 corna taglio più strati sagomati e li incollo tra di loro. Ottengo dei pezzi che vado a sagomare prima con un taglierino e poi con un Dremel. Utilizzo sigillante e acqua per lisciare tutto. Applico le varie finiture sugli occhi e sulle giunture e incollo le corna finite. Ecco com'è il casco completo di scaglie. Faccio un altro test perché fa sempre figo fare test, diciamoci la verità. Ora che è tutto pronto, vado nel mio laboratorio segreto e mi preparo a dare la prima passata di primer. In questo caso utilizzo il Plastidip. Mi raccomando alla maschera protettiva e ai guanti. Agitiamo bene la bomboletta prima di iniziare questa operazione. Mi assicuro di ricoprire ogni pezzo con almeno 3 strati di prodotto. Lascio asciugare tra una passata e l'altra. Adesso invece utilizzo gli acrilici metallizzati. In alcune zone uso il blu, in altre il viola, in altre ancora fondo i 2 colori per ottenere delle sfumature. E ora il trucco per creare l'iridescenza. Sulle scaglie ormai asciutte do una passata di metallizzato celeste semi-trasparente. Questa tecnica, semplice ma estremamente efficace, mi permetterà di ottenere un effetto iridescente perché la luce rimbalzerà su 2 pigmenti metallici diversi quasi contemporaneamente, rendendo visibili sia i pigmenti dello strato inferiore più scuri e saturi di colore, sia lo strato superiore appena realizzato, molto più chiaro e lucido.
Ora assicuriamoci di coprire tutte le sbavature della colorazione precedente e diamo qualche tocco di usura qui e lì, utilizzando un vecchio pennello e picchiettando dell'acrilico di una tonalità più chiara sul pezzo. Con l'aerografo invece enfatizzo i punti d'ombra. Infine diamo una passata di spray protettivo su tutti i pezzi. Ignora le mie sexy ciabatte da lavoro, per favore. Grazie. Ed ecco di nuovo il risultato finale. Le riprese sono di Flavio Centrone Film. Se vi piacciono, e penso che vi piacciono perché sono delle riprese immense, strafighe, andate a lasciargli un like nei link che vi lascio in descrizione. Se il video ti è piaciuto e vuoi vedere altri tutorial del genere, non devi fare altro che iscriverti al canale per restare sempre aggiornato, oppure seguirmi sui miei social, trovi tutti i link in descrizione. Per oggi è tutto, ti ringrazio per l'attenzione, mio Rughino, e noi ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao!